Carissimi, buongiorno. Allora, come vedete sono in viaggio perché sto andando a Borgopace a visitare il pastificio con cui sto collaborando già da un po' di tempo. Chi di voi mi segue già ha visto almeno 4 ricette. Adesso partiamo qui dall'Abruzzo dove eravamo a fare un minimo di vacanza e andiamo direttamente su. Quello che state vedendo non è altro che il fiume Lauro e scorre arrivando fino a questo punto, e questo è il Meta che, come vi dicevo, si unisce al Lauro e diventa il Metauro, che è quello che vedete lì giù. Il fiume Auro nel suo corso ha diverse piccole cascate, avvolto in una natura rigogliosa e dove in alcuni punti è possibile farsi il bagno. Proprio lì vicino c'è il mulino a pietra che macina grani antichi in farina semi-raffinata per il pastificio. Pastificio che si trova proprio a pochi passi e, insieme all'acqua di sorgente del Metauro, danno vita alla loro pasta. La produzione della pasta si divide in 4 fasi. Per prima si procede alla gramolatura, dove la semola si mescola con l'acqua. Si procede poi all'impasto, per poi passare alla trafilatura della pasta, ovviamente in bronzo. Pasta che poi viene stesa su telai, che impilati uno sull'altro su dei carrelli vengono messi negli essiccatori. Invece per essiccare la pasta lunga si usano delle canne sospese. Si conclude poi la produzione con il confezionamento. Bene, siamo alla fine del video. Io spero che vi sia piaciuto. Da qui potete vedere realmente come viene fatta la pasta in un pastificio artigianale, perché qui siamo veramente al massimo dell'artigianalità. Si sfruttano le risorse che hanno il territorio, come il mulino a pietra e come l'acqua di sorgente del Metauro. Devo essere sincero, è la prima volta che vedevo un pastificio del genere e sono rimasto veramente sorpreso, intanto della professionalità di Giampaolo e di Caterina, ma soprattutto dell'amore e della cura che ci mettono nel realizzare il loro prodotto, che è veramente ottimo e straordinario. E colgo anche questa occasione per ringraziarli perché siamo stati ospiti loro, la sera siamo stati a mangiare insieme ed è veramente una compagnia splendida, ma soprattutto ci hanno raccontato veramente la loro storia e il loro modo di interpretare nel fare questo tipo di prodotto veramente eccezionale e puramente italiano. E allora, grazie di avermi tenuto compagnia fino a questo momento, ci vedremo al prossimo video con la prossima ricetta e vi auguro una buona giornata.